Buonasera agli amici di MR TV, eccoci qua con una nuova puntata de Il cittadino sovrano. Questa sera abbiamo due ospiti speciali. Abbiamo con noi di nuovo Andrea Bizzocchi, che è già stato nostro ospite, quindi ciao Andrea. Ciao Serena, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato e soprattutto diamo il benvenuto a Bianca Jade, che sarà ovviamente un po' la protagonista di questa serata. Ciao Bianca Jade. Ciao. Benvenuta e grazie ovviamente di aver accettato di essere qua con noi questa sera. Grazie a voi per avermelo chiesto. Ecco. Ovviamente tu sei stata protagonista di un episodio che a me ha colpito particolarmente a livello emotivo, e che il tuo babbo insomma aveva spiegato, aveva riportato sulla sua pagina Facebook. E la frase che mi ha colpito in maniera particolare è stato: mi dispiace davvero che dovete fare tutto questo, ma se proprio dovete farlo, cercate almeno di farlo con gentilezza. Allora, Bianca Jade, io ti chiedo innanzitutto di spiegare il perché, insomma, sei arrivata alla fine a dire questa frase, perché insomma ti sei rivolta comunque a delle persone, chiamiamole così, un po' particolari, perché ti sei rivolta in questa maniera a delle forze dell'ordine. Allora, cos'era questo evento a cui tu stavi partecipando? E che so, c'era anche il tuo babbo e anche la mamma, se non sbaglio, giusto? Sì. Allora, ce lo vuoi raccontare? Allora, eravamo in piazza Pesaro al seminario di Michele Giovagnoli. Un seminario, un incontro di Michele Giovagnoli, e allora è cominciata la serata molto tranquillamente. E eravamo lì in piazza, comunque non eravamo neanche troppi, però eravamo tutti molto attaccati. E quindi a un certo punto, diciamo all'inizio, arrivano i poliziotti. Sono stati una decina, forse un po' forse di meno. Anche qualcuno, no, secondo me anche qualcuno in più, 12, 14, una dozzina, via. Esatto. E allora ci iniziano a chiedere di distanziarci uno dall'altro. E si sono tutti staccati, a parte io, mamma e papà, che siamo restati attaccati. E una cosa, secondo me, che tante persone hanno sbagliato quella sera è di aver messo la mascherina. Perché comunque sì. Vediamo il perché, Bianca Jade, allora, è molto bella questa tua considerazione. E vi potete staccare, però secondo me eravamo lì tutti per un motivo, e comunque eravamo lì perché volevamo, diciamo, la nostra libertà, e mettere comunque la mascherina è comunque un segno, cioè siamo lì per un motivo, non stiamo a metterci la mascherina addosso, no? Non so come hai capito, non so come spiegarlo. Sì, anche perché spieghiamo, eravate all'aperto. Sì, esatto, anche manco fossimo dentro, eravamo comunque all'aperto. Il distanziarci un minimo ci può stare, anche se non sono d'accordo, però comunque mettere la mascherina proprio no. E tanta gente l'ha messa e comunque ero contro. Non mi sembrava una roba intelligente. Questa è rivoluzionaria, eh? E vabbè, allora dopo circa 5-10 minuti sono andati via, tutto molto tranquillo. Allora dopo... Posso fare una brevissima precisazione? No, allora in realtà all'inizio sì, hanno chiesto appunto di distanziarci un po', hanno secondo me decisamente in maniera eccessiva, ecco, non c'entrava proprio nulla, eravamo in una piazza grande, non eravamo neppure tantissimi. A parte questo, la maggior parte erano molto gentili, ma 2 o 3 in particolare erano piuttosto pedanti, per usare un aggettivo abbastanza leggero, ecco, per cui hanno provveduto ad identificare alcuni anche a te, personaggi, tra cui il sottoscritto, e soprattutto quelli che erano in prima linea, chiaramente.
E niente, così insomma. Dopodiché adesso riprende lei come dire, l'incontro di Michele, è ripreso tutto molto serenamente, molto tranquillamente. Vai avanti. E allora, vabbè, Michele... Scusa Bianca e Jade, ti interrompo. Allora, tu hai detto una cosa molto interessante, hai detto il motivo per cui eravamo lì. Ci vuoi spiegare di cosa parlava Michele Giovagnoli quella sera? Allora, Michele Giovagnoli io non lo conoscevo, l'ho diciamo incontrato quella sera, non sapevo chi fosse o niente, però comunque lui, credo, comunque sempre, ho visto anche altre sue, altre che parlava in altre volte, ovviamente l'ho visto in diretta, però comunque parla molto tranquillamente, sempre molto pacifico e tutto, e cerca sempre di tenere il discorso molto leggero, non vuole, cioè cerca di tenere la parte più felice, di essere più positivo, più pacifico, diciamo così, più... Quindi niente, ha parlato molto di come dobbiamo essere forti, della libertà, molte cose molto pacifiche, molto tranquille. Ok, e quindi cos'è successo? Vai, finisci allora, che ti ho interrotto, quindi finisci un po' quello che stavi raccontando. Allora, niente, Michele ha parlato per circa un'oretta e mezza e allora alla fine sono arrivati di nuovo i poliziotti, sempre gli stessi, e hanno di nuovo chiesto di comunque certe persone se ne sono andate, ma anche tante sono rimaste lì in piazza, comunque a parlare in gruppetti. Magari parlavano di cose loro, cioè tutto molto tranquillo. Però i poliziotti sono ritornati e hanno chiesto di staccarci e di andare via dalla piazza. E allora io ho visto, dopo un po', che eravamo lì, che ce l'hanno chiesto anche abbastanza volte, anche a mamma che era lì a parlare con delle sue amiche, gliel'hanno chiesto un paio di volte. Sì, un po' ripetutamente, sì. Via. E sempre tranquilli, però anche un po' alcuni con un tono, alcuni proprio tranquilli che si vedeva che, diciamo, erano in imbarazzo. E allora, dopo circa 15-20 minuti dalla fine, ho visto un gruppetto di 5-6 poliziotti che stavano lì a parlare un po' da parte. Allora, in quel momento mi è venuta proprio il bisogno, diciamo, perché io comunque sono una persona che tiene molto dentro le emozioni. Quindi mi è venuto, avevo un bisogno di andare a dire qualcosa. Quindi sono andata da papà, perché avevo provato a dire alla mamma, però era lì che stava parlando con le amiche, quindi non volevo... Non ti ascoltava mamma. Sì, esatto. Vedi? E poi le amiche non le conoscevo manco bene, quindi magari... Quindi sono andata da papà, che comunque era lì con i suoi amici che conosco tutti, dal primo all'ultimo, perché comunque mi porta sempre ai loro incontri, quindi li conosco proprio bene. E allora sono andata lì da babbo e gli ho detto: ascolta, io vorrei andare a dire 2 parole proprio così veloce col gruppo di poliziotti. Non gli ho manco detto in realtà cosa gli volevo dire, lui mi ha detto: ma incoraggiata ad andare. Perché comunque secondo me mi ha anche aiutato molto il fatto che papà mi ha detto di andare e mi ha incoraggiata, perché comunque per me è molto difficile. Allora sono andata e appunto gli ho detto quello che ho detto nel post, che adesso ripeto così velocemente. Gli ho detto mi dispiace, prima gli ho detto ciao, sono Bianca e mi dispiace un sacco perché comunque dovete fare un lavoro veramente brutto, al parere mio, che comunque dovete andare a dire a delle persone che non fanno niente di male delle cose che non sono, diciamo, giuste, perché comunque devono dirci di staccarci, tutte cose del genere. E poi gli ho tirato fuori, gli ho detto che poi tra l'altro cosa che era l'avevo detto adesso non mi ricordo. Cosa hai detto? Dopo, verso la fine dell'Australia. Dell'Australia, sì, verso la fine. Sì. Poi ho detto... Sì, perché erano quei giorni, scusa se interrompo, erano quei giorni che giravano parecchi video sull'Australia e lei li aveva visti, insomma, era rimasta particolarmente toccata. Faccio una precisazione, ma non perché sia mia figlia. Bianca Jade è un'anima
assolutamente pura, forse eccessivamente pura. Per cui quando dice a volte faccio fatica ad esprimere le mie emozioni, eccetera, ma non perché è timida, perché proprio non No, so come. timida no. Non è timida, infatti, è proprio un fatto di non lo so, forse a volte, sai, da genitore te lo domandi giustamente, no? Io credo che è quasi come se in alcune situazioni si sentisse scollegata da una realtà che non le appartiene per niente, perché è un'anima al 100% pura. E purtroppo, cioè purtroppo, nel senso, lei lo sa che deve fortificarsi e basta, però certamente le anime più pure sono anche quelle che a volte, come dire, subiscono di più o soffrono di più, perlomeno fino a che non si sono fortificate per bene, ecco, mettiamola così. Ma d'altronde Andrea l'hai chiamata Bianca e c'è un motivo. Sì, in realtà lei ha anche un altro nome, però il suo nome all'anagrafe è Bianca Jade, sì. Ha cambiato lui al momento, proprio. Ecco. No, era per rimanere sul discorso dell'anima pura, cioè Certo. Bianca, nomen omen, no? Come si Nomen, dice. certo. Vai pure, Bianca E Jade. quindi niente, era rimasto un po' scioccata da questi video, sì, no, dell'Australia in cui c'era particolare violenza, diciamo così, no, da parte dei poliziotti, delle forze dell'ordine là, sui cittadini manifestanti. E quindi che cosa hai detto? Quindi gli ho detto, non so se lo sapevate, però questi giorni, soprattutto in Australia, comunque vanno a casa della gente, o la gente quando fa le manifestazioni li vanno e li picchiano e cose. Comunque ho fatto il discorso, una cosa molto breve, però glielo volevo dire perché probabilmente lo sapevano, però secondo me era una cosa, essendo una cosa che almeno a me mi ha toccato molto, mi sembrava una cosa, mi è venuto così al momento, lo volevo, diciamo, mettere. Sì, soprattutto la parte quando gli ha detto non lo farete anche voi, vero? Sì, perché all'inizio non avevo non paura, però un po' di ansia, che magari, perché comunque li vedevo quando chiedevano alle persone di distanziarsi, li vedevo con la mano sulla pistola, quindi un attimo la scena, un attimo mi è salita l'ansia, però molto tranquillo. E niente, quindi dopo che gli ho detto quello, adesso non ho detto esattamente, se volete andate a vedere il post di Babbo sulla sua pagina, che c'è scritto tutto perfettamente. E allora dopo mi hanno detto grazie per avercelo detto, e mentre stavo camminando via ho sentito un poliziotto che ha detto: si vede che questa ragazzina è intelligente, e ha detto esattamente le parole, non sono queste, però comunque quello è il concetto. E quindi sì, credo che li abbia un po' li ho toccati, come posso dirli, gli sono rimasta impressa. Ma quindi loro ti hanno detto qualcosa finché eri lì o hanno parlato solo nel momento in cui poi ti sei allontanata? Quando sono andata via, mi hanno soltanto detto grazie, poi basta. Un grazie, insomma, è sempre una bellissima parola. C'è Guido in chat che ci dice: verissimo, c'ero anch'io a Pesaro per Michele. Ecco, quindi insomma questo è già un altro atto di stima, ovviamente, nei confronti anche di Michele Giovagnoli. E Bianca Jade, io voglio chiederti cos'è che, cioè, tu cosa hai provato in quel momento quando poi sei andata volevi chiedere prima alla mamma e poi sei andata a chiedere al papà, insomma, se potevi andare dai poliziotti a dirgli qualcosa. Cioè, cos'è che tu hai sentito in quel momento? Ho sentito il bisogno di farlo e soprattutto credo per me stessa, perché era una soddisfazione di riuscire comunque ad andare a parlare a dei poliziotti, e secondo me l'ho fatto molto per me stessa, per farmi vedere, farmi vedere, cioè, far vedere a me stessa che ero capace comunque ad andare a parlare a un gruppo di poliziotti, che comunque manco fossero 1 o 2, erano mi sa 6 poliziotti, quindi comunque erano anche abbastanza. Però
sentivo un po' l'ansia, non so se avete presente il sentimento, però quando senti comunque la gola che ti fa asciughi, comunque sei molto emozionata, ero molto emozionata in quel momento, anche perché Michele aveva finito di parlare, quindi ero emozionata perché comunque è stata una serata veramente bellissima, almeno per me, e quindi ero molto emozionata, però allo stesso tempo avevo il bisogno per me stessa di andare a dirgli queste parole. Bellissimo gesto, comunque anche coraggio, perché voglio dire, non tutte le ragazze della tua età e anche i ragazzi hanno il coraggio ovviamente poi di andare a parlare a dei poliziotti, nonostante insomma voglio dire loro comunque erano lì, non stavano facendo nessun atto di violenza, anche se magari tu non hai condiviso certe loro azioni. Vogliamo ricordare quanti anni hai, Bianca Jade? Io ho 13 anni, ne faccio 14 a dicembre. E allora noi ti facciamo intanto gli auguri in anticipo. questo sì. Bianca Jade, qual è quindi, visto tutto quello che tu stai vivendo in questo periodo, ovviamente come tutti noi, però diciamo che anche noi qua su MRTV abbiamo spesso riportato la situazione dal punto di vista diciamo così, degli adulti. Come tu stai vivendo questa situazione e qual è la tua percezione di questa situazione attuale, anche magari il confronto che hai con i tuoi amici, insomma, per capire un po' ovviamente come i ragazzi della tua età stanno vivendo questo momento molto particolare, molto diciamo è un evento unico, diciamo così, per quanto riguarda perlomeno le nostre generazioni. Allora, io credo almeno per i ragazzi della mia età, ovviamente nessuno sa, diciamo, la verità di quello che sta accadendo. Io con i genitori che ho, mio padre che studia di queste cose tutto il giorno, ne scrive, e io e mia sorella comunque sappiamo molte di queste cose, ci hanno sempre detto la verità. Quindi per me, secondo me, ancora non ho totalmente realizzato quello che sta iniziando ad accadere o quello che comunque succederà nel futuro, perché comunque sono molto calma, però credo che i ragazzi della mia età, io poi ho amici tutti più grandi, quindi magari c'è un po' diverso anche per loro, però sono tutti molto tranquilli perché non sanno la realtà di quello che sta per succedere comunque, quindi sono tutti molto tranquilli. Poi glielo chiediamo che cosa sta per succedere, no, che siamo curiosi. Quello dici te, parli te. Era la mia domanda successiva, Andrea. Quello parli te, la tua parte. È bello insomma capire quella che è la percezione che ha Bianca Jade di tutta questa situazione, anche appunto alla luce dei fatti che tu ne parli. Insomma, anch'io ogni tanto ovviamente vedo dei tuoi post, vedo insomma qualche video così, e quindi diciamo che lei vive anche un po' la situazione da chi, come ha detto lei, da chi studia, da chi ricerca, da chi vuole comunque avvicinarsi il più possibile alla verità, perché insomma io credo che la verità forse noi non la sapremo mai del tutto, però sicuramente il tentativo... Basta andarci vicino, Come? Sappiamo molto più di altra gente. Basta andarci vicino, dico, insomma, basta unire un po' di puntini e cogliere poi, insomma, non è una questione di dettagli, è questione di big picture, come si dice, di capito, no? Certo. Ma allora, se posso dire un attimo, lei in realtà queste cose le ha sempre sentite, perché o veniva a qualche incontro, qualche conferenza, qui, là, e capitava, ma ti parlo già da anni, da quando era proprio piccola, ecco. Anche con i suoi amici che parlano molto, molto di questo, molto. Però devo dire che probabilmente credo che sia quello che voleva esprimere, e cioè che certe verità, quando sono così scomode, no? E anche così dolorose, in qualche modo
ma questo vale per loro magari che sono ragazzi più giovani, ma io credo che in gran parte valga anche per noi adulti. Mi ci metto anche io, che pure, ti ripeto, le so, le studio e ne parlo e ne scrivo da ormai tanti anni, però ci sono proprio dei meccanismi di autodifesa della mente, no? Per evitarti di soffrire o mi viene da dire di impazzire, no? Quando ci sono delle cose che sono veramente grosse, veramente dolorose, e nei confronti delle quali fondamentalmente ti senti, perché fondamentalmente lo siamo, abbastanza impotenti. Ecco, non è una cosa a cui tu puoi far fronte, è una cosa talmente troppo più grande di te, troppo più lontana da te, e che ti senti impotente, quindi subentrano automaticamente proprio dei meccanismi di autodifesa che sono perfettamente logici, che però bisogna, cioè che però non è che portano purtroppo a come posso dirti, ad una possibile soluzione, ecco. Quindi bisogna, nonostante tutto, cercare proprio di far fronte alla realtà, alla verità così com'è, e cercare di prendere per quello che puoi le contromisure, insomma, il più possibile. Poi dopo le risposte possono essere tante, diverse, ognuno ha le sue situazioni, ovviamente, insomma, non è che ci sono risposte univoche che vanno bene per tutti. Però io sono dell'idea che sia decisamente sempre molto meglio sapere che non sapere, insomma, l'ho sempre pensato. Infatti sono assolutamente d'accordo. Volevo dire, per quanto magari noi che sappiamo può essere brutto un po', perché comunque ti devi preoccupare tutto, secondo me siamo molto più fortunati noi che sappiamo le cose, che magari ci possiamo preparare, che quelli che non sanno niente, quindi non si possono preparare e sono adesso molto calmi, e poi nel futuro gli verrà tutto, diciamo così, di colpo, così di colpo, quindi secondo me siamo molto più fortunati noi che sappiamo certe cose. Beh, insomma, su tante cose si prendono anche le contromisure. Noi le abbiamo prese negli anni, le contromisure. Certo, arrivi fino a un certo punto, insomma, questo sì, perché stringi, però che ti devo dire? Beh, però nel massimo delle nostre possibilità, noi ovviamente con la conoscenza, come appunto stava accennando Bianca Gede, con la conoscenza ci possiamo comunque preparare rispetto magari ad altri, come quando, no, ti dicono attenzione che lì c'è pericolo di frana. Ok, se c'è un pericolo di frana magari metto in sicurezza il più possibile la casa, se invece non so che c'è un pericolo di frana, magari la casa non la metto, non faccio nulla per metterla in sicurezza. Sicuramente la situazione attuale è una delle situazioni che ha creato una maggiore confusione, o perlomeno, ripeto quello che dicevo prima, per le nostre generazioni, insomma, per quello che ne sappiamo noi. Sì, è un cambio, una svolta, oltre che politica, economica, sociale, inteso proprio come ingegneria sociale, no? Adesso cito il grande reset, perché se ne parla ormai. Ormai è diventato un termine di uso comune. Sì, esatto, è diventato di uso comune, però a parte questo io direi che è proprio un cambio antropologico, perlomeno nelle loro intenzioni. Staremo a vedere se gli riesce o se gli riesce fino in fondo, ma è proprio un cambio antropologico di portata che secondo me non c'è mai stata nel corso della storia umana, di questa portata, insomma. Certo. Però detto questo, se posso spezzare anche una nota positiva, guarda, adesso i numeri devono essere indicativi ovviamente, però ti dico che secondo me 2 anni fa era una percentuale veramente minimissima di popolazione che era consapevole, dico 2 o 3%, adesso non so quanto, ma veramente minima, e oggi aggiungiamoci uno 0 e non è poco, insomma, a quel 2 o 3%. Adesso me lo dici tutti i giorni, c'è sempre più gente che si sta svegliando. Sì, poi è chiaro che chi si sveglia oggi magari in maniera un po' più confusa, è anche ora, perché ormai te la spiattellano proprio sotto gli occhi. Quindi quando c'è un cambio comunque la confusione è abbastanza normale, perché anzi vuol dire che c'è proprio tra virgolette la fase intermedia dall'addormentamento al risveglio, quando c'è comunque la confusione. Quindi diciamo che da
quel punto di vista lì è la fase, e se c'è questa fase vuol dire che comunque c'è un cambiamento. Ma guarda, tra l'altro poi dopo rilascio la parola a Re, non voglio prendere però tutta questa cosa che era pianificata ormai da tempo è stata anticipata, ed è stata anticipata proprio perché sono ben consapevoli che comunque era in atto un risveglio che forzatamente questa cosa qui ha accelerato, e io dico che ci saranno tantissime macerie purtroppo. Però da un certo punto di vista è anche inevitabile, non è che il mondo di prima fosse tutta sta gran bellezza e andasse tutto bene, proprio per niente. Ripeto, ci saranno macerie, la cosa più importante è proprio quella che diciamo che il maggior numero possibile di persone sia consapevole di quella che è la situazione, per creare un altro mondo a modo nostro. A me non piace troppo combattere, preferisco dedicarmi a creare qualcos'altro, e soprattutto unendoci, perché quella è secondo me la parola chiave, insomma, unirsi, non separarsi come loro vogliono, insomma, e unendoci possiamo, insomma, creare qualche cosa di buono, di valido. Poi, insomma, le variabili della storia sono talmente tante che io lo ripeto spesso, nei mesi e negli anni più bui del nazifascismo era difficile vedere la luce in fondo al tunnel. Però in qualche modo, anche con tutte le sue contraddizioni, eccetera, ma insomma, diciamo che Fiat Lux poi. Esatto. Ma Andrea, tu hai detto, no? Vediamo queste macerie, ma come diceva Victoria Ignis nel libro di Dracodazzo, rimanere dritti di fronte alle macerie. È questo sì, certo. che ti rende comunque centrato, che ti rende una persona comunque dai principi solidi, e quindi ovviamente ripeto, nella fase di passaggio ovviamente le macerie, la confusione è indice proprio che c'è questa fase, cioè che c'è questo cambiamento, perché se vogliamo il palazzo nuovo dobbiamo distruggere il vecchio, su questo non c'è assolutamente, è inevitabile. Esatto. La parola chiave dei prossimi tempi sarà, secondo me, disciplina. Bellissima parola che io adoro. Attenzione, autodisciplina, cioè dobbiamo essere da tutti i punti di vista, mentale, emotivo, fisico. La ragazza qua si sta allenando anche fisicamente con varie pratiche. Ho cominciato la doccia fredda al mattino. Militari, di docce gelate, eccetera. Abbiamo una monaca guerriera. Sì, da piccola comunque secondo me sono sempre stata quella che voleva essere, diciamo, forte. Anche da piccola ho sempre fatto la doccia fredda con babbo. Poi ho smesso, secondo me, gli ultimi qualche anno. Adesso ho detto, papà, bisogna che ricominciamo, mi devi allenare. Poi gli ho detto che volevo fare con lui il military training, quindi adesso cominciamo. Sì. Proprio, sì, ti ho detto, una monaca guerriera, insomma, che si sta preparando ovviamente alla... sì, la disciplina come... a me è un termine che a me piace tantissimo, perché la disciplina ti riporta al discorso militare, ma in realtà disciplina, la parola di per sé, indica proprio delle capacità, delle virtù che tu devi portare all'esterno, cioè sviluppare, quindi riguarda te stesso, quindi è il discorso dell'autodisciplina che dicevi tu prima. Sì, ma infatti dico, ho detto disciplina, autodisciplina intendevo. Sì, ma comunque la disciplina riguarda sempre se stessi, quindi che diciamo disciplina o autodisciplina, secondo me stiamo dicendo la stessa cosa. E quindi insomma abbiamo una Bianca Jade che la vedremo in prima linea ancora, da quello che ho capito. Anche perché, Andrea, se non erro, tu mi accennavi che comunque Bianca Jade è anche impegnata su altri fronti. Giusto, Bianca Jade? Chiedi a lei. Allora, sì, io e mia sorella, tutta la famiglia, siamo vegani. I mamma e babbo ci hanno cresciuti in casa sempre vegani.
No, non è vero. Vegetariani primi da Sì, piccole. poi hanno scelto loro penso... Io sei... C'è il cane che vuole entrare, posso far vedere anche il cane? Certo, a me ogni tanto passa il gatto, quindi vai tranquillo. Sì, dai. Piano, piano. Io bella! Oh. Tirati su. Gli animali fanno sempre parte della nostra vita, quindi non dovrebbero mai essere lasciati da parte. Eccoli, anche perché poi si fanno sentire loro, quindi se tu li lasci da parte loro ritornano subito. Dai Bianca, mettiti giù. Allora io e mia sorella, io sono vegana da quando avevo circa 6 anni e mia sorella da quando ne aveva 8-9. E allora circa 4 Scusami anni Bianca, tua sorella quanti anni ha? 17, li ha fatti a settembre. E salutiamo anche tua sorella che si chiama? Kenya. Ciao Kenya. E dopo te la saluto, adesso è fuori. Allora abbiamo creato una pagina Facebook e Instagram circa 4 anni fa. Il nostro scopo è stato di comunque aiutare gli animali, perché comunque gli animali secondo noi vengono sfruttati, vengono trattati veramente malissimo. E adesso non entro in questo discorso, se volete andate a vedere comunque anche il post sulla nostra pagina. Ci ricordi come si chiama la tua pagina? Vegan Sisters. Ok. E quindi sì, 4 anni fa abbiamo cominciato, diciamo, questo progetto. Poi facevamo attivismo, quindi nelle piazze facevamo il cubo della verità, che adesso non entro in quest'altro discorso, e facevamo le conferenze, andavamo alle fiere, anche in America comunque siamo andati alle fiere in America e alle, diciamo, proteste tra virgolette. E poi 2 anni fa circa abbiamo cominciato una rubrica su una radio che si chiama Radio Vegit e l'abbiamo avuta per circa 1 anno, dove parlavamo ogni settimana di un argomento diverso. E poi l'ultimo anno, da circa 1 anno, 1 anno e mezzo, abbiamo sempre una rubrica su un giornalino della LAV, non so se la conoscete la LAV, e sul giornalino Piccole Impronte, che è comunque per bambini. Quindi comunque cerchiamo di scrivere, cerchiamo di intervistare comunque ragazzi più giovani. Ovviamente non è semplicissimo trovarli, però cerchiamo comunque di farle, cerchiamo di fare le domande, cose che comunque piacerebbero anche a bambini piccoli, perché comunque il giornalino è per bambini su dai tipo 6 anni. Sì, è per bambini, sì, per bambini fino e a ragazzini. Poi ovviamente c'è caso che lo leggono anche gli adulti, però è più per bambini. È comunque una forma di sensibilizzazione. Esatto. Quindi sì, anche per i bambini, perché secondo me i bambini sono veramente, diciamo, intelligenti, che vedono le cose da totalmente un'altra prospettiva, secondo me. E niente, quindi adesso l'ultimo anno, da quando diciamo è cominciata la pandemia, con l'attivismo abbiamo smesso un po', però adesso stiamo facendo comunque la LAV e abbiamo la pagina Facebook e Instagram, quindi sì. Anche quella di Instagram si chiama Vegan Sisters? Sì. Ok, perfetto, così almeno lo diciamo che la gente può andare ovviamente a visitare questa pagina e magari lasciare anche qualche commento. Andrea, come ti senti ad essere il genitore di queste 2 bimbe? Mi perdonerà Kenia se l'ho chiamata bimba. No, sono brave, sono in gamba, poi io sono abbastanza, non so come dire, sto abbastanza sopra nel bene e nel male, non sono, come dire, un padre che lascia, insomma, capisci, no? Cerco di educare ma poi sbaglio anche ovviamente, ma insomma, nel senso migliore del termine, diciamo così, del tirar fuori. Poi sai, è sempre uso un termine che non mi piace troppo, no? Una lotta nel cercare un equilibrio
ovviamente comprendo che loro hanno certe esigenze, che comunque sia vivono in un certo mondo, che abbastanza forzatamente si relazionano, no, i giovani di oggi, diciamo così, in un certo modo, cose che per me magari, che sono un vecchio analogico, insomma, non è il mio modo, insomma. Però penso anche che anzi ti dirò che l'ultimo anno e mezzo, da quando è cominciata questa storia, noi eravamo in realtà via e ci siamo molto bloccati, purtroppo. Spero di sbloccarci, perché prima comunque abbiamo, insomma, viaggiato tanto, molto. Stavamo via mesi, soprattutto d'inverno, in Centro America, in Sud America, Stati Uniti soprattutto, e quindi insomma loro hanno vissuto esperienze veramente profonde. Penso che insomma queste cose comunque ti rimangono dentro. Poi è anche chiaro che, no, questa è un po' la fase in cui devono forse creare relazioni più stabili, oppure... Infatti l'abbiamo fatto. Infatti, anche troppo. Infatti, no, dicevo lì, e poi anche che devono, come dire, in un certo senso c'è un'affermazione giustamente della propria identità, quindi l'ultima cosa che io voglio è influenzarle con quello che è il mio pensiero. E non l'ho assolutamente, anzi ho sempre cercato di dire non ascoltate me, però fate lo sforzo di capire, di ragionare con la vostra testa voi capite, poi scegliete quello che vi sembra più giusto, intelligente. Sì, e di capire che comunque nel momento in cui usi uno smartphone, guardi in realtà la TV non la guardano tanto perché sono cresciute senza TV, insomma, dalla nonna, o forse qualunque altra cosa. In realtà c'è qualcuno che ti sta, tra virgolette, educando, insomma, che ti sta informando, nel senso di dare forma, no? Informare significa dare forma, e quindi ti sta in qualche modo di fatto manipolando, insomma. Quindi io ovviamente non voglio manipolarle io, figuriamoci, però cerco di renderle anche come si dice, alert in inglese, insomma, che siano allerta, ma queste cose loro in realtà le sanno benissimo, quindi insomma sono contento. Quella sera ero, insomma, se posso dirlo, ero particolarmente orgoglioso, sì, se posso dirlo, veramente se devo sì. essere onesto. Sì, perché è stata completamente spontanea, ero venuto lì, in quel momento in realtà stavo parlando con un mio caro amico, anzi ne faccio anche il nome, Mario Mariani, perché di Pesaro, è un pianista bravissimo, e anche lui è in prima linea in tutti i sensi. Confermo, veramente coerente, bravo, quindi gli mando anche un abbraccio se ci ascolta. E quindi stavo parlando con lui e lei è venuta e ha detto: papà, vorrei andare a dire qualcosa a quei poliziotti. Io gli ho detto vai, insomma, però è chiaro che ero contento. Vabbè, ma insomma, Andrea, il fatto di essere anche genitore, voglio dire, le soddisfazioni anche di vedere comunque i figli che crescono e che hanno queste manifestazioni spontanee delle proprie idee, appunto per tutto quello che tu hai detto adesso. Infatti prima vedevo un commento dove c'era scritto altro che Greta, bravissima Bianca Jade. In che senso? Non perché ce l'abbiamo con Greta, perché ovviamente è una ragazza anche lei, e quindi una ragazza che probabilmente ha la sua vita, che ha le sue modalità, ovviamente, le sue credenze, eccetera. Però è la modalità con cui poi vengono espresse le cose. Da una parte c'è una manipolazione, in questo caso invece di Bianca Jade c'è stata una totale spontaneità. Questa è la differenza, diciamo, tra una e l'altra, con tutto il rispetto ovviamente che io comunque ho anche per Greta, però diciamo che queste manifestazioni spontanee sono sicuramente indice di come viene sviluppata diversamente l'intelligenza, ovviamente in fase di crescita, in queste età tra l'altro che sono fondamentali, perché è proprio in questa età che inizia tutta la formazione, come dicevi tu poco fa, della persona. Quindi brava Bianca Jade.
Grazie. Allora, mi viene l'ultima domanda spontanea a me da fare, sentendo ovviamente quello che avete detto, che viaggiate tantissimo, o perlomeno avete viaggiato, avete rallentato un pochino adesso, e tu Andrea dicevi appunto che soprattutto nei mesi invernali siete stati via tantissimo. Allora la domanda è, e la scuola? Allora, io e mia sorella, essendo nate in Costa Rica, io ho fatto la prima elementare qua in Italia, a Pano, dove stiamo adesso, e poi siamo andati in Costa Rica per 8 mesi circa. Sì, qualcosa del genere. E io e mia sorella siamo andati, lei in quinta elementare, io in prima elementare di nuovo, perché comunque non sapendo lo spagnolo invece di fare la seconda elementare ho fatto la prima. Poi da lì comunque abbiamo viaggiato molto, e quindi anche seguire l'anno scolastico era molto difficile. Quindi circa 5 anni fa abbiamo la nostra vicina di casa, dove stavamo prima, e mamma aveva parlato, essendo un'insegnante, lei, e ci ha offerto di farci come insegnante per 2 volte alla settimana, e anche 3. Sì, vabbè, comunque volte. sono stati un po' li seguivamo noi, molto loro. facevano da sé perché in realtà credo che quello che viene da te nei modi e nei tempi sia la cosa migliore, che poi è un po' il principio dell'unschooling. E comunque erano anche seguite, direi in maniera tranquilla, come trovo giusto che sia, però insomma comunque anche da questa insegnante, una nostra amica che comunque era insegnante, anzi lo è ancora, alle scuole superiori, credo, cos'è, commerciali, non mi ricordo Pesaro, nemmeno, comunque vabbè, questo non importa, che comunque le seguive, poi dopo ovviamente anche noi, insomma, ma per me personalmente è sempre stato molto più importante le esperienze che loro facevano nei vari posti, sì, che fosse gli ecovillaggi nella foresta, che fossero il buffer in certi posti, che fosse gli ashram indiani o quello che era, insomma, per me, per loro, ma anche per me, insomma, l'esperienza di vita è quella che ti forma veramente, il resto, sì, insomma, puoi anche dire delle cose belle e giuste, ma finché non le vivi contano poco. E poi aggiungo, se posso permettermi, che insomma non vorrei sembrare troppo, ma insomma penso che mandare i figli a scuola di sti tempi sia una follia pura, lasciatemelo dire, insomma, noi forse lo avevamo capito in anticipo, ma oggi insomma questo è chiarissimo. Ma vedi anche qui, Serena, loro spingono, ma insomma stanno nascendo una miriade di realtà alternative, nel caso specifico scolastiche, ma non solo. E già c'era stata una grossa accelerazione nel 2017 con la Lorenzin, con la legge Lorenzin, già lì ne erano venute fuori tante. E adesso ovviamente tanti di più. Quindi questo mondo alternativo che è infinitamente migliore, dove i ragazzi sono liberi di vivere come dovrebbero vivere, ovviamente anche apprendendo delle cose, ci mancherebbe altro, sottinteso, sta venendo fuori. Quindi non è che la scuola di 3 anni fa andasse bene perché non c'erano le mascherine, non c'erano altre cose. Certo, adesso è peggio, però proprio questo ha dato una spinta, no, a cambiare. Quindi ci sono realtà di ogni genere, io ne conosco personalmente, penso, non so quante, a decine, ce ne sono tantissime, dove c'è oltretutto classi miste, quello magari di 6 anni che sta con quello di 9, di 10, quindi è proprio tutto molto più naturale, non ci sono queste rigidità e queste chiusure che vengono dalla scuola tradizionale, no? Si sta tornando e ovviamente anche, scusami, finisco al volo. No, e ovviamente anche gli insegnanti, capisci anche che è proprio la situazione per cui gli insegnanti stessi che insegnano in queste chiamiamole scuole alternative,
ovviamente devono sentire l'insegnamento molto più come un qualcosa che veramente amano profondamente, come una missione, mi viene da dire. Magari lo fanno anche in tantissimi che insegnano nelle scuole tradizionali, diciamo, no? Però, cioè, qui lo devi proprio sentire, perché altrimenti non faresti una cosa del genere. Sì, deve essere proprio una passione più che ovviamente un lavoro, Sì, certo. come lo intendiamo noi. Anche perché Sì. sembra quasi un ritorno a qualche anno fa, dove appunto c'erano, io ricordo insomma all'età dei miei genitori, dei miei nonni, che appunto c'erano le classi miste, nel senso che si andava a scuola e non c'erano tutte queste classi, cioè le classi non erano divise per età. Ecco, questo era, o comunque non nei paesini perlomeno dove io ho vissuto, ecco, questo sicuramente. E questo portava anche ad una apertura mentale maggiore, perché si iniziavano a fare dei collegamenti diversi, si facevano dei ragionamenti diversi, perché si sentiva magari il ragionamento che faceva l'altro ragazzo o ragazza di un'età diversa, ed era molto, diciamo, a quel punto lì sviluppava le sinapsi in maniera molto molto diversa. C'era un'esperienza diversa, poi ovviamente ogni aspetto, ogni epoca ha i suoi pro e i suoi contro, sia chiaro su questo, sì. Comunque per quanto riguarda le nuove realtà scolastiche, sì, conosco anch'io gente, insomma, che sono tantissimi quelli che scelgono le cosiddette scuole parentali oggi, e quindi con lo sviluppo di tante realtà diverse. E questa è una delle caratteristiche diciamo positive e costruttive di questo periodo. Assolutamente. Cosa che magari non si sarebbe sviluppato se tutto andava, scusatemi il termine, bene, come ovviamente si stava sviluppando prima di questa situazione degli ultimi 2 anni, insomma. Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione, però voglio chiedere a Bianca Jade se ha un qualcosa da dire, un appello da fare, qualcosa. Vai. Un messaggio. Un messaggio. E allora, io vorrei dire a tutti che secondo me una delle cose più importanti in questo periodo soprattutto è di rimanere uniti, perché comunque se uniti è tutto più semplice, tutto più bello, e secondo me è una delle cose più importanti rimanere uniti, perché anche come fanno vedere in TV, quando dopo la gente si, diciamo, litiga, quando si stacca, diciamo, litigano ed è tutto peggio. Quindi secondo me una delle cose migliori è rimanere uniti. E poi vorrei anche dire soprattutto ai ragazzi, ovviamente anche agli adulti, che quando vi sentite di dire qualcosa, di parlare, dovete farlo, perché comunque siamo noi, quelli di questa generazione, che soprattutto noi dobbiamo stare in questo mondo, nel futuro anche, e come probabilmente quasi tutti qui sanno che non è il massimo quello che sta succedendo, quindi vi dico di parlare e di dire quello che vi sentite di dire, perché anche se qualcuno vi dice di non farlo, se voi vi sentite di fare questa cosa, quello che vi sentite di fare voi, fatelo. Perché io, almeno ovviamente in quella sera, mi sono sentita veramente forte, diciamo, e ero molto felice di essere andata lì a parlare a quei poliziotti. E anche di essere gentile. Tocca sempre, secondo me, tocca fare le cose con gentilezza e non essendo arrabbiati, o tipo, secondo me le proteste dove comunque la gente si arrabbia, la gente usa la violenza, secondo me non sono dei metodi buoni per risolvere le cose. Secondo me tocca sempre usare la gentilezza. Grazie Bianca Jade per questo messaggio. Andrea, qualcosa in conclusione?
Ma non so, direi che ognuno di noi deve fare la propria parte, grandi, vecchi, giovani, ognuno deve fare la propria parte nella situazione in cui è, per quello che può, e chiaramente siamo in un percorso, in una fase, come ho detto anche prima, storica veramente incredibile, no? Perché per quanto certe cose le sapessimo, nessuno, neppure io, ma neppure tanti altri come me, che certe cose andavamo dicendole da anni, nessuno si aspettava questa accelerata così, così rapida, così improvvisa, così proprio veramente incredibile, cioè hanno fatto qualcosa di incredibile. Però come vedi, c'era una frase bellissima, non ricordo neppure di chi fosse, credo, non so se era Turo, non ricordo bene, comunque diceva puoi ingannare qualcuno per sempre, puoi ingannare ma non puoi ingannare tutti per sempre, quindi le cose stanno venendo fuori, le bugie sono talmente tante che non le puoi, ma puoi censurare, puoi manipolare, e poi come diceva Gandhi, che insomma è uno lo dico con moltissima umiltà, ma è certamente uno dei miei, so come dire, riferimenti più alti. La verità è quella, cioè tu la puoi negare, la puoi nascondere, la puoi manipolare, la puoi ribaltare, ma rimane quella lì, e quindi prima o poi viene fuori, e quindi anche nei momenti di sconforto che abbiamo, perché li abbiamo ed è molto umano averli, dobbiamo sempre ricordarci di rimanere fermi, di rimanere centrati e di capire che in qualche modo la verità e anche l'amore, direi, vengono fuori. E questa fase è una fase, me lo auguro perlomeno, ma insomma ho abbastanza fiducia che sia credo che le macerie saranno tante, ma credo anche che veramente ci sarà la luce, tanto più l'ora più buia, lo sappiamo, no? È quella prima dell'alba, e quindi forse non siamo arrivati all'ora più buia, ma comunque Però stiamo prima andando o poi verso sarà l'alba in alba. qualche modo. La maggior parte di notte l'abbiamo superata, ecco, in Sì, abbiamo questo. fatto una buona parte, una buona parte. Me ne manca, credimi. Però sai come si dice anche in tanti percorsi, chiamiamoli spirituali, iniziatici, è l'ultimo gradino, quello dove vieni messo alla prova di più. E quindi Sì. quando devi fare l'ultimo gradino della scala, e quindi come dici tu, ovviamente l'ora prima dell'alba che è quella più buia. Ma Ragazzi, soprattutto, poi sto zitto, anche perché è ora, ma soprattutto il fatto che sempre più gente si risvegli è assolutamente fondamentale. Cioè, come posso dirti, noi ci uniamo, loro ci possono dividere quanto gli pare, ma è totalmente impossibile che noi, con te Serena, con quelli che sono in ascolto, con tanti altri, cioè ci uniamo sempre di più, è inevitabile, è per forza che sono sempre più violenti, perché noi ci uniamo sempre di più, non possono fare diversamente. E questa cosa, lo ripeto, tutta questa grande reset, piano, chiamalo come ti pare, nuovo ordine mondiale, come vuoi, non era previsto per questi anni, era previsto un po' più in là, è stato anticipato perché la gente andava in un'altra direzione. Ti potrei raccontare un sacco di aneddoti vissuti in prima persona che mi testimoniano quello negli anni scorsi. Questo qui ha dato una enorme accelerata. Questo è il leone che sta morendo e che dà le ultime zampate, e che è anche molto pericoloso quando dà le ultime zampate, chiaramente, però sta morendo. è quello che dicevamo poco fa, cioè il momento prima ovviamente Sì. della luce, quindi che è quello più difficile, insomma. A me piace molto fare, riportare alla mente questa immagine del film Il Signore degli Anelli, che ovviamente la battaglia più tosta è stata quella a Minas Tirith. L'avevo visto da piccola, però era troppo. Faceva paura. Anche se non ti è piaciuto, mi ricordo.
Bene, allora Bianca Jade, quando avrai qualche anno in più potrai riguardarlo con più tranquillità. Adesso lo guardo, già che guardo anche altre cose più paurose, lo posso guardare. Ecco. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi, per aver accettato questo nostro invito. Grazie Bianca Jade per l'esempio, grazie Andrea ovviamente per essere stato con noi per la seconda volta. Voglio ricordare anche dove potete trovare sia Bianca Jade che Andrea. Allora Bianca Jade su Vega Sister e Andrea invece ha le sue pagine e anche il canale YouTube a nome proprio Andrea Bizzocchi, giusto Andrea? Sì, in realtà sto facendo abbastanza poco da quel punto di vista lì, però va bene così, insomma. E stai facendo dell'altro. E quindi sto facendo dell'altro, evidentemente. Il tempo è sempre quello, quindi... E inoltre ricordiamo anche che Andrea è scrittore, quindi ha scritto un bel po' di libri e quindi potete trovare anche sul suo sito proprio anche i libri. Grazie di nuovo ragazzi. Grazie. Buona serata e buona vita a tutti. Grazie. In alti cuori. Stavo per dire. Sempre. In alti cuori. Sempre. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi stasera, che ci guarderanno anche successivamente. Vi ricordiamo se vi è piaciuto il video, di mettere un like, condividerlo e iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri eventi. Grazie davvero a tutti quanti. Riporto di nuovo la frase che hanno detto sia Bianca Jade che Andrea: in alto i cuori, sempre. E quindi andiamo con sigla.